per l'amicizia, per la collaborazione, per quello che ci racconterà oggi all'interno di questa presentazione dal titolo Advanced Diagnostics and Therapies for Italian Centers of Precision Medicine. Antonio, microfono è tuo. Grazie Massimo per l'introduzione, buon pomeriggio a tutti, do il benvenuto da parte del COMU ma anche come vice direttore della scuola di dottorato di medicina dell'Università di Palermo. La mia presentazione avrà un focus sul ruolo della biopsia liquida in oncologia, i miei possibili conflitti di interesse. Allora, qual è la dimensione del problema? Ho voluto riportare il 2003 e confrontarlo al 2023 perché il 2003 è l'anno in cui noi abbiamo pubblicato i primi dati su riviste prestigiose quale GATT e Annals of Oncology. Come vedete, nel 2003 erano pochissimi lavori in questo ambito. Dopo circa 20 anni sono oltre 10.000 lavori, quindi la biopsia liquida sta diventando un hot topic. La biopsia liquida è tutto quello che possiamo trovare all'interno di quella goccia di sangue, praticamente tutto quello che è il cosiddetto secretoma, cioè praticamente non solo le cellule tumorali circolanti, ma tutti i loro prodotti, dal DNA alla metilomica, ai Mirna o alle vescicole extracellulari. Ovviamente la quota di ctDNA, che è quello che viene utilizzato principalmente in biopsia liquida, è una quota molto piccola, dall'1 al 50% rispetto al DNA libero circolante. Io parlerò di biopsia liquida perché sta diventando, diciamo, ormai il gold standard, ma non per contrapporre biopsia liquida a biopsia tissutale, perché le due metodiche dovrebbero integrarsi. Quali sono i vantaggi dell'uno e dell'altro? Facendo un oversimplification, la biopsia liquida è un video che ci permette di monitorare il tumore nell'arco, diciamo, della sua progressione, in modo tale che possiamo fare un monitoraggio anche longitudinale. È una tecnica che è facilmente accolta dai pazienti, minimamente invasiva e può essere ripetuto nel tempo. Se la contrapponiamo alla biopsia tissutale, la biopsia tissutale è una foto, un'istantanea del quadro molecolare del tumore in quel determinato momento. È stata paragonata all'ultimo ECR di un mese fa al Sacro Graal in rapporto a tutte le potenzialità e al fatto che come potenzialità futura sarà quello di sostituire il tessuto per fare diagnosi di tumore. Ma io penso che sia più una cornucopia per tutte le potenzialità e l'abbondanza di determinazioni che possiamo effettuare. Ma quali sono i limiti e le criticità, tenendo conto in particolare dei falsi negativi? Un primo aspetto è legato all'eterogeneità tumorale, un altro alla barriera ematoencefalica che crea una sorta di santuario che impedisce di effettuare delle determinazioni con accuratezza a livello del liquido cefalorachidiano. Poi un altro è non tutti i tumori rinascono allo stesso tempo, nello stesso modo. Ci sono tumori come per esempio i tumori della tiroide, i gliomi, oppure i tumori a cellule chiare renali. E poi un altro importante aspetto è legato al carico tumorale. Abbiamo tumori cosiddetti viscerali, dove c'è un carico tumorale molto alto, e tumori non viscerali, per esempio i tumori oligometastatici a livello osseo. E poi l'altro aspetto non indifferente è l'ematopoiesi clonale. L'ematopoiesi clonale praticamente determina, c'è la possibilità, così come avviene nelle cellule somatiche, insorgono ogni anno delle mutazioni. Come vedete sono circa 10 mutazioni per anno, per cui a 20 anni, tenendo conto che ci sono circa 100.000 cellule staminali emopoietiche, vedete che ci sono circa 200.000 mutazioni codificanti in circa 20.000 geni. Le principali che vorrei ricordare che possono avere una interferenza con la biopsia liquida sono quelle di KNRAS, di P53 o altre. Ovviamente c'è la possibilità non solo di valutare queste mutazioni nel sangue, ma anche da altri differenti liquidi, e potrebbe avere in questo senso un'accuratezza maggiore. Questo è un esempio di real life per vedere come varia la MAF se consideriamo delle mutazioni quali del polmone, per esempio in caso di un tumore del polmone,
con mutazioni GFR attivanti L858R oppure la mutazione di resistenza T790M, vedete che se facciamo la MAF a livello del liquido periferico, quindi a livello di plasma, ci sono valori molto più bassi di quelli che possiamo trovare a livello del liquido pleurico. E qua vorrei fare un po' un excursus, parlare di quello che è il journey della biopsia liquida, quelle che sono le applicazioni e le indicazioni attuali della biopsia liquida, a quelle che potrebbero essere nel prossimo futuro le applicazioni della stessa. Partiamo da quelle che sono le indicazioni come identificare dei fattori predittivi. Come vedete lavoriamo in un setting che è il setting metastatico, dove il tumor burden, la MAF, sono molto elevate, per cui non abbiamo la necessità di utilizzare tecniche ultrasensibili, ma possiamo utilizzare anche tecniche tradizionali come la Sanger o la Real Time PCR, mentre quando andiamo su aspetti legati essenzialmente alla malattia minima residua oppure all'early detection, dobbiamo avere tecniche sicuramente molto più sensibili. Ora affronterò un problema, uno degli aspetti è legato essenzialmente nello studio della biopsia liquida sul ctDNA sulle mutazioni puntiforme. In rapporto a questo abbiamo delle raccomandazioni AIUM. Ho avuto l'onore di coordinare le raccomandazioni AIUM sulla biopsia liquida. Sono praticamente un gruppo intersocietario, interdisciplinare, che comprendeva anche il gruppo SIAPEC, il gruppo SIF della società, quindi anatomopatologi, farmacologi e biochimici. Nell'ambito di questo le indicazioni essenzialmente sono su due scenari cliniche nell'ambito del tumore del polmone avanzato. Un primo scenario è il tumore avanzato del polmone naive, nel quale praticamente non è stata ancora effettuata nessuna caratterizzazione molecolare. Questo è l'algoritmo che prevede ovviamente in prima istanza la caratterizzazione citoistologica, ma in circa il 30-40% dei casi il materiale è inadeguato per qualità e quantità, e quindi in questo caso possiamo ricorrere alla biopsia liquida e possiamo identificare con la biopsia liquida tutte le mutazioni target per le terapie che abbiamo a disposizione. Un altro scenario è legato invece al tumore della mammella, in particolare al tumore della mammella metastatico, ormone positivo e HER2 negativo. In questo caso abbiamo due tipi di approccio. Un primo scenario è legato alle mutazioni PI3 chinasi. In questo caso possiamo indicare e avere indicazione alla terapia con alpelisib associato a fulvestrant se sono presenti queste mutazioni. Un altro scenario invece è legato alle mutazioni EST1, estrogeno receptor 1. In questo caso, in presenza di queste mutazioni, abbiamo la possibilità in pazienti sempre con tumore della mammella metastatico, ormone positivo e HER2 negativo, di fare una terapia con elacestrant. Un altro aspetto è il monitoraggio. Il monitoraggio sempre in questo ambito, siamo sempre nell'ambito del polmone, in questo caso è un tumore del polmone avanzato che aveva fatto terapia con TKI, e la resistenza a questo tipo di terapia è l'insorgenza della mutazione T790M. Questo chiaramente è un aspetto desueto, perché ormai con l'introduzione di TKI di terza generazione ormai non c'è più la ricerca di questa mutazione. Noi ci siamo anche chiesto, ma l'accuratezza diagnostica cambia se abbiamo una malattia intratoracica o extratoracica? In realtà da questa meta-analisi che abbiamo fatto in oltre 1500 pazienti, l'accuratezza per la malattia extratoracica è molto più elevata, sia per quanto riguarda le mutazioni attivanti che per quanto riguarda le mutazioni di resistenza. E quindi in questo caso abbiamo un numero di falsi negativi per l'identificazione della T790 molto più basso. Un altro aspetto sono i dati che sono stati presentati un mese fa all'ECR di San Diego, lo studio Flaura, che voleva valutare, è uno studio esploratorio per valutare se al baseline identificare le mutazioni del GFR oppure la clearance avevano la possibilità di identificare un sottogruppo di pazienti che potevano beneficiare delle terapie, cioè dell'associazione di osimertin con la chemioterapia. Sappiamo, la premessa era che avevamo dati in tal senso che l'aggiunta del platinum, derivati del platinum e pemetrexed avevano un beneficio maggiore rispetto al solo osimertinib. È stato fatto questo studio esploratorio che ha preso in considerazione circa 400 pazienti con valutazione al baseline sia della
delle mutazioni attivanti EGFR, sia valutando la clearance, e si è visto che effettivamente in tal senso c'era un beneficio non solo dal punto di vista prognostico, ma anche dal punto di vista predittivo, identificare quando praticamente erano presenti mutazioni al baseline, aveva un beneficio nel identificare il sottogruppo di pazienti che potevano beneficiare della combinazione della terapia. Un altro aspetto è quando effettuare lo switch da TKI, per esempio, di prima e seconda degenerazione. Può essere utile valutare la progressione molecolare, quindi identificare le mutazioni con la biopsia liquida rispetto a quella che è la progressione radiologica. In tal senso ci sono diversi dati, in particolare lo studio l'Apple Trial presentato circa 2 anni fa all'ESMO ha dato risultati in tal senso. Ora rapidamente, perché il tempo, allora chiaramente tutte queste valutazioni, anche nuove applicazioni della biopsia liquida, devono essere valutati all'interno del GOM, in particolare dei gruppi, in particolare del tumor board molecolare. E poi ci sono altre applicazioni per esempio per quanto riguarda la malattia minima residua. Vedete che il presupposto per utilizzare la biopsia liquida per valutare la malattia minima residua è se la biopsia liquida, il ctDNA, ha un ruolo prognostico, e questo ha un ruolo prognostico in tutti gli stadi, in particolare nell'early stage. Questo implica che può essere utilizzata in questo ambito, però siamo in un setting totalmente diverso rispetto al setting di cui abbiamo parlato prima, metastatico. Il quantitativo, il carico tumorale, il ctDNA, la MAF sono molto più bassi, quindi in questo caso dobbiamo utilizzare delle metodiche molto più sensibili, l'NGS o in particolare l'NGS a cattura, dove abbiamo sensibilità molto più alte. Ovviamente la possibilità di identificare la malattia minima residua è importante, perché tramite l'identificazione della malattia minima residua possiamo dire se un intervento è stato oncologicamente radicale e curativo. Ovviamente questo aspetto potrebbe, rispetto allo standard, l'approccio standard, dove per esempio ho fatto l'esempio del colon, nello stadio 2 possiamo identificare tramite l'approccio clinico-patologico quali sono i pazienti ad alto rischio. In questo caso la biopsia liquida potrebbe identificare in modo molto semplice e poco invasivo quali sono i pazienti a più alto rischio. Ovviamente anche in questo caso abbiamo un approccio tumor informed rispetto a un approccio di tipo agnostic, cioè o abbiamo il riferimento in prima istanza del tessuto e poi monitoriamo nel tempo le mutazioni trovate nel tessuto, oppure con tecniche molto più sofisticate dobbiamo monitorare la malattia direttamente da sangue. Ci sono diversi kit che possono essere utilizzati, e in particolare in rapporto a questo abbiamo un approccio che può essere di de-escalation o di escalation. Vado avanti rapidamente perché purtroppo il tempo l'ho quasi bruciato. Volevo soltanto dirvi che, a parte questo tipo di approccio, ecco, quindi allo stato attuale è una tecnica adeguata. Direi che ancora è una tecnica buona ma non ottimale, perché un test ideale con la biopsia liquida dovrebbe identificare, quando è negativo, un 10% di ripresa di malattia rispetto a un 90% quando è positivo. Nella realtà invece abbiamo un 10-30% con un 30-70%, quindi è buono ma non ottimale. Ora un rapidissimo excursus per quanto riguarda la cancer detection. È l'aspetto più nuovo, è l'aspetto dove ci sono diverse ricerche. Noi dall'aspetto legato alle mutazioni puntiforme, alle piccole delezioni, inserzioni, passiamo alla metilazione, perché le mutazioni non sono tessuto specifiche. Se io ho una mutazione che è RAS, questa la posso trovare nel pancreas, nel colon, nel polmone, nei melanomi, ma anche nell'ematopoiesi clonale. Quindi è necessario, se valutiamo questa mutazione nell'ambito di un profilo di metilazione, abbiamo delle mutazioni identificate e sono tessuto specifiche. Alla luce di questo sappiamo i limiti, quelli dello screening. Sono stati fatti approcci che possono essere con un single test o multi-cancer test. Questi sono degli approcci molto più vantaggiosi, e uno di questi con la metilomica, che abbiamo detto che durante la metilazione si mantiene durante la differenziazione e poi viene mantenuta durante la replicazione. Vedete, i profili di metilazione sono più alti nel tumore rispetto al tessuto normale,
mi dispiace per quale immagine non si riesce a vedere, però nell'heatmap c'è una differenza tra tessuto normale, tessuto tumorale e tra i diversi tessuti. Sono stati anche qua un approccio tumor informed o agnostic. In questo caso c'è un primo studio che ha evidenziato, ma anche mediante l'intelligenza artificiale, diversi profili con una sensibilità purtroppo in circa oltre 6.500 casi. Diciamo, l'approccio è molto buono, permette di identificare dei profili specifici per il tumore, però ancora la sensibilità è bassa negli stadi iniziali e più alta negli stadi, diciamo, avanzati. Oppure un approccio di tipo agnostic, questo è il Pathfinder, anche qua la sensibilità non è elevatissima, però ha permesso di identificare 50 differenti tumori e la diagnosi è stata confermata nel 40% dei casi, e in particolare, anche se la sensibilità non è molto elevata, ha permesso di identificare tumori che hanno una prognosi nettamente sfavorevole, come tumori a livello delle vie intraepatiche, tumori epatici o tumori del pancreas. L'ultimo aspetto, la fragmentomica, quindi abbiamo parlato mutazioni presenti assenti, presenza di profilo di metilazione assente. L'ultimo aspetto è quello legato ai frammenti, alla misura dei frammenti. In rapporto alla misura dei frammenti possiamo identificare e differenziare i tumori, e vedete da questo profilo cromatografico, vedete che c'è una differenza tra il soggetto normale, che ha circa 167 pagine di base, rispetto al soggetto che è il tumore, e in rapporto a questo vedete che abbiamo dei profili cromatografici totalmente differenti, e possiamo differenziare il soggetto normale, e ogni tipo di tumore ha un profilo totalmente differente. Questo sono aspetti futuri, però che hanno un'applicazione attuale. C'è questo lavoro pubblicato stato presentato dall'SIAR e pubblicato sul New England per lo screening. Vedete che con questa metodica, che è la Garant, cioè che considerate alterazioni genomiche, alterazioni di metilazioni e un profilo di fragmentomica su un totale di 10.000 soggetti, è stato possibile avere una sensibilità dell'83% e una specificità del 90%, che era molto più alta negli stadi avanzati. E questo chiaramente sono le prospettive future, e potrebbero, in particolare la biopsia liquida, con un approccio di tipo multimodale, sostituire in un prossimo futuro l'approccio di tipo tissutale. Vi ringrazio, scusatemi se ho perso un po' del mio tempo. Queste sono tutte le ricerche che abbiamo in corso, in particolare su immunocheckpoint, su biopsia di tipo liquida, e quindi l'ultima provocazione: forse sarebbe il momento di inserire nell'ambito della classificazione PNM la B come blood, che potrebbe darci informazioni aggiuntive a quelle che ci può dare il tumore. Sono le monografie che ho pubblicato, e grazie a tutti, e questo è il gruppo di lavoro del mio istituto. Grazie a tutti. Grazie molte.